Benvenuti su Misteri Nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 2. Dipartimento Zero. Nel 1980, 13 anni dopo l'istituzione di questa sezione occulta della sicurezza di Stato, all'interno del JJ si realizzarono diversi obiettivi che permisero di orientare chiaramente gli scopi per cui era stato creato. Se nei primi anni la confusione causata dal capriccio di Ceausescu di istituire il Dipartimento provocò molta confusione e reali difficoltà di adattamento alle specificità dell'attività, il nono decennio fu accolto con una struttura organizzativa abbastanza ben definita e una base materiale accettabile. Inoltre, la questione dei finanziamenti fu un punto caldo fin dall'inizio, poiché Ceausescu, a quanto pare inspiegabilmente, dimenticò di specificare come dovevano essere erogati. D'altra parte, nessuno ha avuto il coraggio di fare luce sulla nebulosa dell'inizio, perché una simile domanda sarebbe stata sinonimo di sfida o almeno di incompetenza di fronte al dittatore comunista. Entrambe le opzioni avrebbero significato la distruzione della propria carriera e grandi problemi esistenziali per la persona intraprendente. Il metodo era quello solitamente applicato in casi estremi. Si invocava l'ordine assoluto del capo dello Stato e il fondo di finanziamento veniva accumulato dal prelievo di somme di denaro dal fondo in altri settori. Questa fu la soluzione di compromesso per i primi 3 anni dall'istituzione del Dipartimento. Nel corso del tempo le cose si sono evolute, prendendo la forma di 2 basi operative segrete. Una si trovava nei pressi della città di B e l'altra sui monti Retezat, a poca distanza dalla Valle dell'Orso, nome in codice. Dato che una certa base logistica esisteva già da tempo dopo la creazione del Dipartimento, a partire dal 1972 fu adottata una nuova tattica per attrarre fondi attraverso ripetuti interventi diplomatici presso Ceausescu in momenti ispirati. Convinto e persino entusiasta delle possibilità che lo sviluppo di questa sezione della segurità avrebbe offerto, fece in modo che il Dipartimento Zero fosse sostenuto finanziariamente da 2 imprese fantasma in Uruguay, che nei documenti ufficiali erano indicate come società di intermediazione petrolifera, ma in realtà erano specializzate in attività di riciclaggio di denaro proveniente dalle transazioni illecite della mafia latina. Revita Unio e Nan Co. erano le 2 società che procuravano somme favolose alla famiglia Ceausescu, gestite all'epoca da un vero maestro del settore, il generale Meres, che ho avuto modo di conoscere personalmente. Probabilmente è una delle poche persone che ha intuito correttamente, molto prima della fase finale, l'esito del sistema comunista in Europa e la caduta di Ceausescu, o meglio le circostanze in cui sarebbe avvenuta. Ascoltami, Radule. Ci sono forze indicibili che macinano le fondamenta di questa nazione e alimentano la polvere da gettare negli occhi della folla, Ceausescu, i suoi impulsi megalomani, la direzione dell'economia. E non vengono da qui. Personalmente ho messo al sicuro il mio futuro, mio e della mia famiglia. Il notaio della segurità lo sa, ma io sono troppo ben posizionato per essere liquidato. Non credo che questa situazione possa continuare per più di 2 o 3 anni. La discussione si svolse nell'88 e devo ammettere che fu in qualche modo profetica, perché il generale, in un ispirato slancio oratorio, ipotizzò allora che Ceausescu non avesse modo di sottrarsi in maniera pulita alla furia del popolo e che le stesse forze occulte, che allora non voleva chiamarli, prepareranno segretamente non solo la sua caduta, ma anche la graduale presa del potere statale. Lo sviluppo politico ed economico del paese ha ampiamente confermato le sue parole. Meres scomparve improvvisamente nel 1989, poco prima della rivoluzione. Non avrebbe potuto scegliere un momento migliore, dato che il tumulto che aveva travolto il comunismo in Europa in quel periodo
non aveva lasciato il tempo per un'indagine rigorosa per trovare il traditore, come era la procedura abituale. Pur facendo leva sulla sua immensa influenza e sul suo potere nascosto, agendo per lo più nell'ombra, il generale Meres non si sottrasse mai a qualsiasi accenno al suo presunto ritiro con la famiglia. La complessa personalità del generale lo portava ad agire come una pedina molto potente ed efficiente, ma praticamente invisibile e sconosciuta. Ero uno dei pochi ad avere accesso al suo stretto entourage, ma anche allora non sapevo quasi nulla di lui e della sua vita molto discreta. Il suo senso di autoconservazione, il suo ego raffinato e l'eccezionale intuito per gli affari gli permisero di ottenere un notevole successo finanziario nella gestione delle sue 2 aziende, che furono lanciate anche grazie alle sue fortissime relazioni diplomatiche, alle quali Ceausescu stesso talvolta ricorreva per la realizzazione di vari obiettivi. Sebbene all'inizio si trattasse solo di voci, oggi si sa con certezza che Meres era la figura principale incaricata di aprire e rimpinguare il controverso conto finanziario della famiglia Ceausescu, il cui valore era stimato intorno al $1 miliardo. Solo il generale e forse altre 2 o 3 persone conoscono l'importo esatto di quel conto e il suo destino attuale, poiché gli interessi in questa direzione sono enormi. Ma è facile ipotizzare che il generale Meres, avendo ricevuto piena libertà e fiducia da Ceausescu per gestire le 2 società fantasma uruguaiane, non si limitò a riempire il conto personale del dittatore, ma trasferì anche ingenti somme di valuta estera nelle proprie tasche. Ceausescu doveva sospettarlo, ma questo fu l'unico caso in cui non ricorse a misure punitive, perché era nel suo stesso interesse finanziario e trovare un sostituto adeguato sarebbe stato un compito difficile e molto delicato. Possiamo quindi sospettare che tra Meres e Ceausescu si fosse stabilito una sorta di accordo tacito e reciprocamente vantaggioso, in cui ognuno fingeva di non preoccuparsi di ciò che pensava l'altro. Per questo la posizione del generale Meres nell'apparato politico ed economico del paese era del tutto particolare. Era considerato da chi lo conosceva come una sorta di eminenza grigia del potere. In un certo senso, Meres era inespugnabile e, per quanto ne so, questa è stata l'unica situazione che Ceausescu ha accettato senza commenti in tutta la sua carriera di dittatore comunista. Molto probabilmente il generale sta vivendo il suo periodo d'oro in una delle isole Baleari o negli splendori di Creta, osservando dall'ombra con il suo sorriso malizioso la marcia del potere a Bucarest. Da un altro punto di vista, la Romania ha perso un uomo dalle eccezionali capacità organizzative e decisionali. Il generale Meres sarebbe stato probabilmente uno dei principali pilastri dello Stato, ma allo stesso tempo è quasi certo che conoscesse alcuni segreti che lo hanno portato a ritirarsi prima del tempo. Il suo intuito e la sua esperienza diplomatica lo hanno quindi aiutato molto a ritirarsi nel momento più opportuno in cui avrebbe potuto farlo. Ceausescu ordinò di finanziare generosamente il Dipartimento Zero con le somme gestite da Meres presso le 2 aziende straniere. Dal 1968 al 1980 i capi del DZ sono stati non meno di 5, ma il colonnello Obadea è stato il più importante di tutti, particolarmente distintosi dopo la sua investitura nel 1979, per un grande spirito di iniziativa e per alcune idee innovative che ottimizzarono notevolmente il lavoro del Dipartimento. Poiché all'epoca il campo d'azione di questa sezione della Securitate era ancora relativamente oscuro e poiché nessuno aveva molte idee o esperienze in questo settore, Obadea ebbe la grande opportunità di ottenere un margine di manovra molto ampio, l'autonomia del Dipartimento e la classificazione del suo tipo di attività come top secret di Stato. Ciò significava implicitamente che la posizione del colonnello Obadea era in qualche modo equivalente a quella di un ministro nella gerarchia del potere statale. Tuttavia, a causa del suo particolarissimo coinvolgimento nell'apparato di sicurezza dello Stato, la funzione del colonnello era teoricamente ancora più importante e influente, essendo vicina a quella di un ministro di Stato, ma non poteva essere esercitata nell'ambiente politico. Nella strutturazione del reparto da lui diretto, il colonnello Obadea fu guidato da un semplice principio: le informazioni dovevano essere dirette, con al massimo un intermediario.
e il personale di lavoro ridotto al minimo, ma allo stesso tempo le persone scelte per lavorare in questa struttura dovevano essere altamente competenti e addirittura professionisti nel loro campo. Per attuare queste idee di base, il colonnello si rese conto che non poteva scendere a compromessi. Aveva bisogno di una tecnologia speciale e, inoltre, di un gruppo paramilitare d'élite, appositamente addestrato per interventi insoliti. Il colonnello Obadea, per il protocollo della funzione segreta che ricopriva, era una delle poche persone che aveva accesso diretto e immediato a Ceausescu, indipendentemente dalle circostanze. I rapporti venivano presentati al dittatore personalmente da Obadea e poi consegnati a lui lo stesso giorno, perché, come misura di massima sicurezza, venivano battuti a macchina in un'unica copia, firmata e sigillata solo dal colonnello. La sua posizione era così potente che doveva spiegare le sue azioni solo al presidente del paese e al capo della sicurezza dello Stato. D'altra parte, però, aveva il potere di chiedere aiuto e sostegno a qualsiasi istituzione del paese. Era stata istituita una linea telefonica privata solo tra lui e il gabinetto di Ceausescu e le informazioni e i rapporti ricevuti dal Dipartimento rientravano nella categoria Segreto di Stato, grado 5. Se ti sta piacendo il video, lascia subito un like per supportare il canale e se non lo hai ancora fatto, iscriviti e attiva la campanella per non perderti i prossimi capitoli pieni di mistero e rivelazioni esclusive. Continua a guardare, il meglio deve ancora venire. Solo Ceausescu, il capo della sicurezza di Stato, il capo dello Stato Maggiore e, naturalmente, lo stesso Obadea vi avevano accesso. Il colonnello aveva inizialmente presentato al dittatore, poco dopo aver assunto la direzione del DZ, un elenco di 16 proposte che dovevano rappresentare l'infrastruttura per il perfetto funzionamento del Dipartimento. Ceausescu le approvò tutte. Successivamente, però, con la sua tipica astuzia e temendo che il potere di Obadea potesse creare un pericoloso precedente, creò alcune valvole. Così, il colonnello non poteva più agire e intervenire in tutte le istituzioni del paese, tranne quelle che rientravano nell'ambito di attività specifico del dipartimento che dirigeva, anche se i limiti di questa specificazione erano molto vaghi. Un'altra restrizione imposta era che Obadea non aveva accesso ad altri segreti di Stato o alla sicurezza di Stato, a parte le informazioni segrete provenienti dal suo dipartimento. Infine, doveva accettare, quando richiesto, il controllo del capo della sicurezza di Stato, ma senza che quest'ultimo avesse il diritto di prendere decisioni, solo di compilare un rapporto per Ceausescu. Tuttavia, data la natura insolita del lavoro della DZ, questi piccoli emendamenti non preoccuparono il colonnello Obadea. L'eccellente lavoro svolto negli anni successivi dimostrò la professionalità e l'abilità con cui si relazionava con i suoi subordinati, spesso complicati. Queste straordinarie misure di sicurezza si rivelarono molto efficaci anche alcuni anni dopo la rivoluzione, a dimostrazione delle basi molto solide e rigorose su cui era stato strutturato il Dipartimento Zero. Non credo che i segreti dell'esercito o della sezione di intelligence estera fossero meglio custoditi dei dossier del DZ. I fascicoli furono presentati a Ceausescu e su di essi erano incise alcune date di riferimento, come nel modello seguente. Archivio segreto di Stato. Nome 003 45 7 89. Sezione premio a livello di informazione 5. Presidente dello Stato. Strettamente segreto e confidenziale RAP ORT, Dipartimento 0 NR. 9 registrazione singola. Sulla galleria di rilegatura della grotta. Dopo che il capo di Stato ebbe letto il contenuto del rapporto e discusso sommariamente con Obadea, il fascicolo fu preso dal colonnello e chiuso in una speciale cassaforte nel suo ufficio, che si trovava nella base di Bear Valley, dopo essere stato precedentemente sigillato con una larga striscia di cartone rosso e un sigillo di piombo. Sul cartone era scritto Accesso limitato 1, Presidente del Paese 2, Capo Dipartimento 03, Capo della Serie Sicurezza, Alan Rebbi 9, File segreto di Stato. Nel guazzabuglio di sezioni e direzioni dei Ministeri della Sicurezza,
dell'esercito e dell'interno, il Dipartimento Zero spiccava come un'isola speciale, quasi occidentale, separata per la sua specificità dalle altre attività dell'apparato statale. Questo era il quadro generale quando Cesare fu portato nella base segreta, vicino a B, nel 1980. Rispetto al tenore di vita della casa dei suoi genitori, Lee aveva accesso a tutti i comfort e ad attrezzature tecniche eccezionali. I progetti speciali e i lavori di costruzione della base erano stati affidati a una ditta specializzata negli Stati Uniti, ma la tecnologia e le attrezzature erano state ordinate e importate dall'Olanda. Il complesso era stato messo in funzione quasi un anno fa, poco dopo che il colonnello Obadea aveva assunto la direzione del dipartimento. C'erano 2 edifici principali, uno per il personale e le attività di routine e un secondo edificio, più grande e sofisticato, per le persone che venivano selezionate e portate lì, che comprendeva diversi appartamenti, una cucina, una sala da pranzo e una sezione appartata che ospitava laboratori per vari esperimenti. L'area della base era racchiusa da un'alta recinzione di cemento, con un raggio di 100 metri intorno, con una sicurezza militarizzata, apparentemente simile a una struttura di uso comune, che non suscitava né sospetti né particolare interesse. Le forniture venivano consegnate una volta alla settimana per ridurre al minimo i collegamenti esterni. Quando Cesare arrivò alla base, c'erano altri 4 soggetti, 3 bambini e un adulto. Ognuno di loro occupava uno degli accoglienti appartamenti dell'edificio principale, da cui non potevano uscire se non a determinate ore. Il programma era rilassato, ma la sicurezza era molto rigida. Il personale era composto da 10 persone, 9 uomini e una donna di 35-40 anni, che era la misteriosa consulente del dottor Sien. Ma mi fermo qui con ulteriori dettagli, anche se César mi ha descritto dettagliatamente il luogo e il lavoro che vi si svolgeva. In seguito, per una favorevole combinazione di circostanze, mi fu permesso di visitare il luogo e devo confessare che ne rimasi profondamente colpito. Anche se la base non era più utilizzata per gli stessi scopi degli anni '80, continuava a operare sotto un regime di segretezza molto rigido. Cesare rimase in quel complesso tecnico militarizzato per 5 anni. Si rese conto molto presto che i legami con i suoi genitori erano probabilmente interrotti per sempre, ma almeno lì gli furono offerte opportunità inimmaginabili per sviluppare le sue abilità speciali. Incontrava i suoi compagni di detenzione durante le attività ricreative e sportive o nelle lezioni speciali tenute dal dottor Sien. Ognuno di loro possedeva determinati poteri che César mi ha descritto in modo succinto e con molto umorismo. Ad esempio, uno dei bambini, un 14enne, si distingueva per il fatto che il suo ombelico copriva gran parte dell'addome, con un diametro di circa 10 centimetri. Indipendentemente dal tempo, il ragazzo indossava solo un paio di pantaloni di cotone sottile. Si chiamava Edward. La sua radiosità psichica era così forte che tutti coloro che gli stavano intorno provavano un senso di timidezza, di insicurezza, persino una sensazione di paura che non aveva una spiegazione concreta, ma che ben presto divenne schiacciante. Queste sensazioni erano percepibili quando Edward era calmo e rilassato, ma se per qualche motivo era turbato, piccoli lampi, come scintille, potevano anche essere visibili intorno al suo corpo, specialmente intorno alla testa. In questi momenti, gli oggetti nelle sue immediate vicinanze di solito si frantumavano o si deformavano. Durante l'estate, il suo appartamento era collegato a uno speciale sistema di raffreddamento ad aria, perché il ragazzo non tollerava temperature superiori ai 20 gradi Celsius. L'opzione dell'aria condizionata non era soddisfacente, perché Edward sosteneva che, sebbene l'aria fosse fresca, mancava della sua componente vitale ed energizzante. In altre parole, era aria morta, che faceva più male che bene. La principale capacità paranormale del ragazzo era il potere telecinetico, cioè la capacità di spostare oggetti materiali senza toccarli, solo con uno sforzo di volontà. Da lontano, Edward poteva sollevare oggetti in aria e tenerli o spostarli per diversi minuti. Sebbene non fosse troppo impressionato dalle possibilità del suo collega,
César mi disse che l'esperienza massima di Edward fu quando individuò e poi sollevò in aria, attraverso la concentrazione, una sfera d'acqua che poi spostò nella stanza. Un altro ragazzo che aveva più o meno la stessa età di Cesare non sembrava distinguersi per qualcosa di particolare, ma le sue doti erano eccezionali in quanto riusciva a prevedere approssimativamente gli eventi che sarebbero accaduti entro 10-20 ore dal momento presente nel futuro. Ho appreso che Ottaviano era in grado di migliorare gradualmente le sue prestazioni fino a un intervallo di 28 ore nel tempo futuro. Le sue previsioni erano addirittura da sempre più accurate. Tuttavia, da quanto mi ha detto Cesare, non è mai riuscito a superare questo limite. L'interesse dei funzionari per il ragazzo era speciale e questo significava che godeva di un trattamento speciale. Anche nelle ore di riposo, quando i bambini giocavano, era costantemente accompagnato da una persona solida e sobria, il cui compito era quello di controllare che il ragazzo non predicesse nulla a chi lo circondava. Una precauzione un po' inutile, perché Ottaviano era più ritirato, pensieroso, a volte persino apatico. Debole di corpo e con gli occhi profondamente incavati, era spesso immerso nei suoi pensieri, in astinenza da ogni influenza esterna. Cesare lo descrisse come un ragazzo particolare anche tra gli altri, che avevano poteri paranormali. La sua straordinaria capacità di percepire il futuro entro un certo lasso di tempo non era semplicemente intuitiva, come accade alla maggior parte delle persone che associano questa capacità alla cartomanzia, al caffè o ad altri modi. Tutto ciò che accade, tutto ciò che si svolge in questo universo, ogni azione, ogni pensiero, emozione o sentimento rimane fedelmente registrato su una sorta di supporto sottile, mi ha spiegato César, rispondendo così alla mia naturale perplessità. In termini analogici, si tratta di una registrazione che può essere paragonata, entro certi limiti, al modo in cui alcune istantanee della vostra o altrui vita vengono impresse su una pellicola fotografica sensibile quando si usa una macchina fotografica. Altrimenti non sarebbe possibile indagare il tempo nel passato o nel futuro. Intervenni allora timidamente, ma infastidita. Tuttavia, com'è possibile vedere il futuro quando non è ancora accaduto? Cesare fece un sorriso. A quanto pare la sua logica è valida. Quello che probabilmente ancora non sapete è che il tempo di per sé è una nozione illusoria. Esiste ovviamente l'energia sottile del tempo, ma è modulata in modo specifico dalla coscienza o dalla percezione di ciascuno di noi. Ad esempio, lo stesso periodo di tempo, ad esempio un'ora, viene percepito soggettivamente da persone diverse, in quanto alcuni ritengono che il tempo passi più lentamente e altri che passi più facilmente. Alcuni possono anche dire che è passato in un istante. I giudizi sono diversi, anche se il periodo di tempo è lo stesso, solo che nella coscienza umana appare l'illusione che ci sia un passato o un futuro, perché queste nozioni sono a loro volta dovute alla percezione frammentata che l'essere umano comune ha del tempo. Immaginate ora che questa forma di energia estremamente sottile che chiamate tempo assomigli, metaforicamente parlando, a un nastro continuo o a una pellicola fotografica srotolata. Cesare disegnò poi un semplice diagramma su carta, affinché le spiegazioni che mi dava fossero il più chiare possibile. Ero ansioso di apprendere da lui nuovi misteri su alcune realtà, fino ad allora inaccessibili alla mia conoscenza. Avendo percepito più volte questo mio atteggiamento sincero, Cesare accettò tacitamente di guidarmi, come un vero maestro, attraverso le ombre ingannevoli che nascondono la vera conoscenza iniziatica. L'asse del tempo è continuo, ma le persone lo percepiscono come diviso, quantificato in passato e futuro. Nel senso usuale, il presente è relativo, perché il momento presente diventa il passato nel momento successivo. A sua volta, il momento successivo diventa il nuovo presente, anche se un momento prima era il futuro. Essendo continuo, il tempo è come una banda temporale che si srotola. Le persone vivono proprio in questa fascia e quindi si identificano con i suoi aspetti parziali. Non hanno più la percezione dell'intera fascia temporale, che è continua,
ma percepiscono il fenomeno temporale in modo frammentato, nel passato e nel futuro, perché anche la loro coscienza è limitata a questo o quel frammento di conoscenza. Supponiamo ora che questa coscienza si espande, cresce come un'enorme sfera e ingloba nel suo campo di percezione e conoscenza quasi tutto l'universo. Questo è sufficiente per superare la barriera del tempo, che percepirete come un tutto unitario ed eternamente presente. Passato e futuro perdono il loro significato relativo. Chi sperimenta questo livello di coscienza diventa una sorta di osservatore distaccato, con un campo di visione molto ampio. In termini analogici, si è come un turista in una città d'altri tempi. All'inizio si cammina per le strade e si visitano i luoghi interessanti uno alla volta, perché non si può osservare tutto contemporaneamente. Edifici, persone, automobili, alberi ostruiscono la vista. Ma non appena ci si trova in verticale, in alto, per esempio in un cesto di palloncini, si può vedere l'intera città con un solo sguardo. Qualunque area o edificio si stia cercando, è possibile accedervi istantaneamente, perché la vita e il trambusto della città, sebbene frammentati per i suoi vari abitanti nelle sue diverse zone, vi appare come un tutto unico e simultaneo. Spero che questa analogia sia suggestiva per una migliore comprensione del problema del tempo. Il viaggio nel tempo non è altro che l'espansione della coscienza, che ha accesso alla realtà dell'energia temporale. Questo è difficile da fare e poche persone lo padroneggiano e lo controllano perfettamente. Esistono però degli stadi intermedi. Octavian era in uno di questi stadi. Purtroppo è stato portato in un altro luogo nel 1984 e da allora non l'ho più visto. Pur avendo compreso le spiegazioni nella loro essenza, rimanevano alcuni dubbi. Per esempio, non mi era chiaro come la coscienza potesse espandersi, né come la percezione di un certo frammento di coscienza potesse essere realizzata a volontà. Per realizzare un vero spostamento temporale nella coscienza, è necessario uno speciale affinamento della percezione e del livello di consapevolezza. Una volta fissato mentalmente il bersaglio temporale, concentrando l'energia mentale su quell'area, si innesca un processo di risonanza, per cui si vive effettivamente in quel periodo e ci si identifica perfettamente con gli stati, le emozioni e le caratteristiche di quel tempo, proprio come lo spettatore di un film che, in un certo senso, entra nella realtà del film. In altre parole, si vedono, si sentono, si odono, si assaggiano e si provano esattamente come si fa normalmente nella propria fetta di tempo, solo che le sensazioni sono vissute nel loro modo specifico in quel momento, perché sono già accadute. Questa è, infatti, la certezza che l'esperienza del viaggio nel tempo è stata autentica e non si è solo messa il cappotto illusione di un'immaginazione mentale iperattiva. Esiste naturalmente anche la possibilità di uno spostamento temporale con il corpo fisico, ma il modo in cui si può realizzare individualmente comporta spiegazioni più complesse. Inoltre, la motivazione per tale spostamento deve essere molto forte e importante, perché allora l'interferenza è maggiore. Per il momento mi sono dichiarato soddisfatto di queste spiegazioni e nel mio intimo ho deciso sinceramente di sperimentare personalmente queste affascinanti realtà. Durante il periodo trascorso alla base di B, Cesare fece notevoli progressi, sviluppando i suoi poteri di percezione e di azione sottile. Alcune delle sue straordinarie esperienze spirituali erano note all'enigmatico dottor Chien, che per tutto questo tempo aveva guidato Cesare con grande abilità e cura, ovunque Cesare avesse incontrato difficoltà. Il dottor Chien scomparve misteriosamente insieme alla sua infermiera poco dopo la rivoluzione del 1989, ma nessuno sembrava sapere come o perché fosse successo. L'opinione generale era che ci fosse stato un lungo contratto di collaborazione, ma sono sicuro che Cesare conosceva la verità sulla questione, ma per qualche motivo non ha voluto darmi ulteriori dettagli. I contatti tra Cesare e gli altri occupanti dello stabilimento erano pochissimi e solo circostanziali, poiché esistevano regole molto rigide al riguardo. Di fatto, fino all'inizio del 1986,
fu l'unico a essere tenuto lì senza essere trasferito. Nessuno di quelli che trovò lì nel 1980 rimase fino alla sua partenza. Con il passare del tempo, i suoi colleghi vennero mandati in altre sedi, ma le ragioni di questi trasferimenti rimasero sconosciute, poiché al posto di quelli che se ne erano andati, ne arrivavano sempre altri. Ma Cesare non riuscì a scoprire molto su di loro, perché anche loro vennero trasferiti in tempi relativamente brevi. Il 1986 fu un anno di svolta nella vita di Cesare, culminato in una straordinaria esperienza spirituale. Gli eventi di quel periodo, tuttavia, erano strettamente correlati alla presenza e alle azioni del capo del dipartimento, il colonnello Obadea. Questi era molto affezionato a Cesare e spesso discutevano dei vari aspetti del lavoro del reparto. Pur essendo un adolescente, Cesare non corrispondeva nemmeno lontanamente ai modelli di personalità e maturità abituali che si associano a questa età. La vita e l'esperienza nella base di B avevano altri standard, molto più elevati di quelli della società esterna. Il luogo sembrava uscito da un mondo parallelo, dove le leggi fisiche o le concezioni e le idee dei suoi abitanti non erano conformi alle norme generalmente riconosciute. È vero che il colonnello Obadea, in qualità di comandante della DZ, si occupava principalmente degli aspetti militari, di sicurezza, amministrativi e persino politici della struttura organizzativa che dirigeva, ma aveva anche una conoscenza precisa del dossier segreto di ogni soggetto e seguiva con interesse il lavoro e i risultati di coloro che vi venivano portati. Obadea era una delle poche persone del servizio di sicurezza dell'epoca che mostrava una mente aperta e un comportamento morale eccezionale. Allo stesso tempo, era anche molto abile nei giochi politici che mettevano a confronto forze e interessi diversi, e gli eventi successivi avrebbero dimostrato che i piani e le idee del colonnello avevano già cominciato a essere attuati in quel periodo. Ma non anticipiamo. Nel 1986 Obadea si trovò in un acceso conflitto di interessi con il capo generale della sicurezza di Stato, che non gradiva l'indipendenza del dipartimento. Aveva già effettuato una serie di controlli sulle basi della DZ, controlli che non avevano praticamente alcuna giustificazione, ma che gli permise di sminuire gradualmente la posizione di Obadea di fronte a Ceausescu attraverso i rapporti con una nota conclusiva sfavorevole che sottoponeva al dittatore. L'idea era quella di rimuovere Obadea dal suo incarico e assimilare il DZ alla struttura generale della segurità, che gli avrebbe permesso di prendere decisioni a livello dipartimentale. Ma il piano del capo della sicurezza era rudimentale e privo di finezza. Persino Ceausescu, noto per la sua diffidenza, non vi fece caso, ma le tensioni c'erano comunque. Obadea dovette quindi agire con cautela e fare lo slalom per ingannare la vigilanza del suo superiore gerarchico, che era il capo della sicurezza generale. Quell'anno il colonnello prese la sorprendente decisione di far visitare a Cesare la sua famiglia, giustificandola con la cosiddetta instabilità emotiva del soggetto, che doveva essere mitigata. In realtà, mi disse Cesar con un lieve sorriso, l'intenzione di Obadea era ben diversa. La visita che avrei fatto ai miei genitori non era altro che una facciata, un diversivo per nascondere agli altri interessati un'azione molto più importante. Sapevo, per esempio, che mio padre era morto 2 anni prima in uno stupido incidente e che mia madre aveva sopportato duramente la perdita. Vi dirò solo che solo il mio corpo fisico era limitato nella sua attività, ma la libertà di pensiero e di azione negli altri corpi sottili era molto grande. Di fronte al mio stupore e alla mia incredulità nel sentire ciò che avevo detto, Cesare continuò a spiegarmi con gentilezza e pazienza. Il vostro dubbio deriva dall'ignoranza di alcune realtà essenziali. È come avere un cappotto pieno di soldi nascosto nella fodera di cui non si sa nulla. Si continua a indossare il cappotto, ma si chiede l'elemosina ogni giorno all'angolo della strada per mantenersi. Penso che vi siate già resi conto che siamo ben lontani dall'essere solo questo corpo di materia fisica e ponderale. L'esperienza pratica ve lo dimostrerà senza ombra di dubbio. Allora scoprirete che un altro corpo, più flessibile e leggero, se così si può dire, è a vostra disposizione
per aiutarvi a conoscere molti altri segreti e misteri. Naturalmente, anche questo corpo di natura più sottile del corpo fisico è governato da alcune leggi e restrizioni, perché ci sono strutture del nostro essere ancora più raffinate e sottili di questo. Ma rispetto al corpo fisico, si trova nella dimensione superiore che gli occultisti e gli iniziati chiamano astrale. Acquisire la capacità di essere consapevoli del proprio corpo astrale, così come si è consapevoli del proprio corpo fisico, è un processo relativamente facile per alcune persone e comporta un certo grado di purificazione e di elevazione della coscienza a tale livello. Sono moltissimi gli esseri umani che hanno avuto almeno un'esperienza di questo tipo, definita nelle opere specializzate come deduzione astrale cosciente o esperienza extracorporea. Tale esperienza può verificarsi accidentalmente, ad esempio in seguito a un'emozione molto forte, durante il sonno onirico, quando per periodi più o meno lunghi si diventa consapevoli di stare sognando, oppure a volontà in qualsiasi momento lo si desideri, il che è più difficile da realizzare. Alcune persone che hanno già raggiunto un alto grado di sviluppo delle loro capacità psichiche e spirituali sono perfettamente consapevoli delle azioni del loro corpo astrale, anche mentre vivono e agiscono abitualmente nel corpo fisico, ma questo comporta un grado molto alto di sviluppo della coscienza individuale, di cui non parleremo ora. In generale, chi sperimenta il debonding astrale consapevole vuole ottenere informazioni o accesso a luoghi o circostanze speciali per qualche interesse meschino o egoistico che sta perseguendo. Questo metodo è stato ed è tuttora utilizzato, con un certo margine di errore, nello spionaggio militare, economico o addirittura politico dalle maggiori potenze mondiali. Tuttavia, chi applica questo potere psichico in modo egoistico va incontro a ripetuti fallimenti, disillusioni e stagnazione ai livelli inferiori di pensiero e comportamento, perché non conosce o semplicemente ignora alcune leggi essenziali che descrivono l'armonia e la relazione tra l'azione e il suo risultato. È come quando, per analogia, un tubo in cui l'acqua scorre libera e senza ostacoli si intasa gradualmente di zoccoli e altre impurità fino a bloccarsi del tutto. Così, molti che hanno goduto all'inizio dei vari poteri psichici che avevano acquisito o già possedevano, hanno potuto notare col tempo una graduale diminuzione di questi, fino alla loro totale scomparsa in alcuni casi. Questo dovrebbe soprattutto farvi capire l'importanza della responsabilità dell'azione in questi casi. Sappiate che la grande maggioranza degli uomini, soprattutto per ignoranza e convenienza, preferisce negare cose o fatti ai quali non ha accesso diretto attraverso i sensi o l'esperienza diretta. Sono pochi quelli che, grazie a un certo grado di elevazione raggiunto, si rendono conto che la libertà d'azione di cui godono, per esempio, attraverso la deduplicazione astrale consapevole, è una realtà che devono usare in modo costruttivo e non egoistico. Si possono quindi osservare e apprendere aspetti relativamente ordinari della vita quotidiana, ma è anche possibile conoscere e imparare segreti che alcuni vorrebbero conoscere ma non ne hanno l'opportunità. Sebbene nel piano astrale esistano, come nel piano fisico, alcune barriere che bloccano l'accesso informativo a certi luoghi o aspetti segreti, la libertà di azione e di movimento è incomparabile a quella del piano fisico. Ostacoli e barriere nel piano astrale servono a selezionare coloro che desiderano conoscere certi misteri, sia in base alla loro caratteristica frequenza di vibrazione, sia in base all'intenzione che perseguono in quell'azione. Nel piano astrale, il movimento è su principi del tutto diversi da quelli del mondo fisico, avviene a volontà e si svolge o a una certa velocità, di solito molto grande, o quasi istantaneamente, e questo in qualsiasi angolo del pianeta, sott'acqua, sotto la terra, sulla sua superficie o nell'aria. Il viaggio nello spazio, su altri pianeti o corpi celesti, è più particolare, perché in un primo momento le esperienze devono essere limitate al nostro sistema solare. Solo in un secondo momento, gradualmente, man mano che si acquisisce la corretta comprensione di alcuni aspetti misteriosi e delle leggi dell'universo, i viaggi possono essere estesi a livello galattico,
esplorando così le diverse aree della nostra galassia. Per quanto riguarda le proiezioni della nostra coscienza individuale a livello intergalattico, esse avvengono con altri corpi, più sottili di quello astrale, ma non ne parleremo qui e ora. Quello che volevo soprattutto farvi capire è che la materia fisica non ha assolutamente alcuna influenza sul movimento del corpo astrale, ma che questo movimento è ostacolato da certe forze ed entità sottili che agiscono in determinati punti o aree chiave, sia sul piano astrale che su quello fisico, in cui l'accesso alle informazioni è bloccato. Per esempio, questo tipo di limitazioni si possono trovare nella protezione di alcuni tesori o magazzini di natura speciale e segreta, in alcuni cancelli, gallerie o vie di accesso rapido ad altri punti del pianeta o addirittura ad altri mondi. Altre volte, i blocchi astrali limitano l'accesso verso alcune iniziazioni occulte o misteri che sono protetti da entità guardiane appositamente invocate. Non voglio farvi intendere che queste restrizioni siano immutabili, ma riguardano soprattutto le persone non sufficientemente evolute che non sono ancora pronte a confrontarsi con certi misteri senza cercare di usarli in modo personale ed egoistico. Ci sarebbe ancora molto da dire sui modi pratici di acquisire il potere della deduzione astrale cosciente, così come su altri dettagli che riguardano effettivamente l'esperienza pratica della deduzione astrale. Ma verrà il momento in cui avremo occasione di discutere tutti questi argomenti in dettaglio. Ora vi dirò che la vera intenzione del colonnello Obadea non era quella di mandarmi a far visita a mia madre, accompagnato, ovviamente, da una guardia speciale, ma di fare un viaggio molto segreto al monastero di Cernica, vicino a Bucarest. Credo che lei capisca che, a quel tempo, recarsi in un luogo di culto per i funzionari politici o militari della leadership del paese era molto pericoloso. Il regime comunista, ateo per sua stessa dottrina, eliminò questo approccio fin dall'inizio sotto la minaccia di pene adeguate. Non sapevo nulla dell'obiettivo del nostro viaggio finché non abbiamo raggiunto il cancello della chiesa. Ero accompagnato dal colonnello Obadea e abbiamo viaggiato durante la notte dalla base a Bucarest in elicottero e da lì a Cernica in macchina. Durante il tragitto, il colonnello mi disse che voleva incontrare e parlare con un volto ecclesiastico molto speciale, un sacerdote molto particolare, che a suo dire era già un vero santo in vita, con grandi poteri e grazia divina. All'ingresso del cortile del monastero, vidi molte auto di persone venute da tutto il paese per visitare il monastero o per pregare con fede. In effetti, Obadea mi spiegò che quasi tutte le persone in attesa sull'autostrada erano lì per parlare con il monaco, il cui nome era Arsenico Boca. Il colonnello aveva organizzato l'incontro già qualche giorno prima. Mentre attraversavamo il cortile del monastero e ci dirigevamo verso la cella dell'asceta, vidi 2 guardie in borghese appostate ai lati della porta della cella. I 2 avrebbero dovuto vigilare affinché non fossimo disturbati durante l'intera conversazione. Sebbene l'alba non fosse ancora sorta e fuori facesse piuttosto freddo, alcuni monaci si muovevano velocemente e silenziosamente nel cortile, probabilmente per la preghiera mattutina. Prima di entrare in cella, Obadea mi disse: «L'unica cosa che voglio da lei è che parli apertamente con padre Arsenico. Saremo solo noi 2 nella stanza con padre Arsenico e questa discussione deve rimanere segreta. Abbiamo molti nemici». Io ero tacitamente d'accordo. Il colonnello era un uomo intelligente e capace, che sapeva come districarsi tra le complessità del sistema comunista imposto da Ceausescu e che aveva capito correttamente che i giorni della sua dittatura erano praticamente contati. Era il 1986. A quel tempo l'abilità principale del colonnello era quella di dare l'impressione di un'attività irreprensibile, mentre preparava il terreno per la nuova transizione. Aveva resistito 7 anni alla guida del dipartimento, un evento molto raro all'epoca, e non voleva commettere un errore proprio quando si stavano creando le speranze di un nuovo inizio per l'intero paese. Qualsiasi azione di questo tipo doveva essere pianificata ed eseguita con cura. Il cambiamento che quasi tutti, la popolazione, alcuni leader politici e militari,
volevano era imminente, ma doveva svolgersi in condizioni di massima sicurezza per evitare possibili fallimenti. I complotti o i raggruppamenti si erano rivelati pericolosi, fidarsi degli altri era quasi impossibile, per cui a Obadea rimaneva un corridoio d'azione piuttosto stretto, quello dell'attività specifica della DZ, di cui era a capo. Se usata in modo intelligente, però, questa linea d'azione poteva rivelarsi molto efficace. Il colonnello non aveva aspirazioni politiche, né desiderava diventare un uomo d'affari, ma era principalmente interessato alla transizione, al mantenimento e allo sviluppo di ciò che aveva ottenuto nel dipartimento. Aveva una visione molto pratica degli eventi circostanti e un profondo rispetto e fiducia nei fenomeni occulti e negli aspetti iniziatici, cercando di combinare nel modo migliore e più utile possibile gli elementi e le circostanze della vita fisica con metodi di azione sottili. Cauto, il colonnello Obadea calcolava attentamente ogni suo passo prima che si rivelasse fatale. Nella sua situazione e posizione non era la carica che ricopriva a costituire la grande perdita, ma la sua stessa vita. Anche se i suoi rapporti con Ceausescu erano abbastanza buoni, non poteva permettersi alcun errore, perché sapeva che il dittatore non avrebbe esitato un attimo a giustiziarlo se le sue intenzioni fossero state smascherate. I lupi sono sempre in agguato, mi diceva sempre. Il piano di Obadea era relativamente semplice. Se, eventualmente, fossero intervenute voci interrogative o domande scomode sulla visita a Cernica, tutto sarebbe stato giustificato dalle specificità dell'attività. Avrebbe quindi invocato alcuni controlli ed esperimenti molto segreti. Se tutto fosse stato normale, il mistero della nostra conversazione con padre Arsenije Boca sarebbe rimasto noto solo a 3 persone. Il monaco morì 3 anni dopo, nel 1989, poco prima della rivoluzione. Restavo io, che ero una fonte relativamente bloccata per il mondo esterno. Naturalmente in caso di inchiesta le cose non sarebbero state semplici, ma il colonnello riteneva che questa fosse l'opzione meno pericolosa. Vorrei anche che vi rendeste conto che Obadea ha lasciato passare quasi 6 anni prima di decidere di fidarsi di più di me. Sono sicuro che ha studiato con molta attenzione i dossier del dottor Sien su di me. Mi ha osservato con discrezione in varie situazioni e mi ha sottoposto indirettamente ad alcuni test. Questo spiega perché non sono mai stato trasferito dalla base di B, come invece è successo a tutti gli altri colleghi che si trovavano lì. A Cernica mi resi conto spontaneamente, intuitivamente, che Obadea stava segretamente cercando di prepararmi, di addestrarmi per certi progetti futuri. Questa iniziativa fu facilitata dal fatto che anch'io simpatizzavo con il colonnello e conoscevo la sua natura sincera e il suo buon carattere. Quello che Cesare mi stava raccontando suscitò in me brividi insospettabili. Avevo sentito parlare anche del grande santo e confessore Arsenije Boca, del monastero di Sambata, e sapevo che era stato molto perseguitato dal regime comunista. Le notizie della sua grazia e dei suoi poteri divini avevano fatto il giro del paese da tempo, ma erano state soffocate dall'ideologia e dall'azione tipicamente comunista. Per evitare che le masse accorressero al monaco per essere benedette, le autorità spesso lo trasferivano segretamente in vari monasteri o lo tenevano sotto sorveglianza, impedendogli di parlare al popolo. A volte, molto raramente, padre Arsenije raggiungeva anche il monastero di Cernica. Alcune voci sostenevano che l'occasionale presenza del monaco in quel luogo sacro fosse dovuta all'intervento di alcune personalità politiche dell'epoca, anche della leadership del paese, affinché potessero poterlo visitare e parlare con lui in privato, senza esporsi a grandi rischi. Anche se non sono stati i politici a portare Arsenije Boca a Cernica, vicino a Bucarest, è comunque risaputo che negli anni hanno avuto ripetuti incontri e conversazioni private, in segreto, con il padre. Nel caso del viaggio del colonnello e di Cesare a Cernica, la questione era un po' diversa. Non era Cesare che aveva chiesto di incontrare padre Arsenije, e non era lui che voleva imparare qualcosa da lui. Aveva già vissuto esperienze spirituali molto profonde, che l'asceta percepì immediatamente quando lo vide. L'incontro fu certamente uno dei più strani ed enigmatici che si potessero immaginare. Cesare riprese il racconto. In effetti, all'alba di quel giorno,
le cose a Cernica apparivano in una luce piuttosto strana. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo, chi sarebbe venuto, cosa sarebbe seguito. Ma questa relativa agitazione esisteva solo all'esterno, tra i fedeli che aspettavano di poter accedere al monastero, alimentata da incertezze e da varie altre voci e supposizioni. In seguito ho scoperto che a un certo punto la gente era andata in fibrillazione per la voce che padre Arsenie potesse essere arrestato e portato via. La psiche delle masse di persone è molto labile e ha una caratteristica lunatica e altamente ricettiva. Alcuni individui e organizzazioni occulte conoscono metodi e procedure precise con cui possono influenzare in modo decisivo le opinioni e le tendenze di grandi gruppi di persone, anche verbalmente. Le teorie della diversione, del pettegolezzo e della manipolazione si basano proprio su questa caratteristica di relativa inconsapevolezza delle masse umane. Se inoltre sono supportate da un mezzo tecnologico di influenza e manipolazione, per esempio attraverso l'emissione di onde energetiche di una certa frequenza, allora gli effetti sono quasi garantiti. Ma questo non significa che la spontaneità sia completamente assente nelle masse di persone. Il problema è molto più complesso, perché i metodi di manipolazione utilizzati sul piano fisico possono essere contrastati ed eliminati con successo da alcune azioni di natura puramente spirituale, soprattutto se compiute all'unisono dal maggior numero possibile di persone. Se nel caso della manipolazione malvagia le persone diventano un po' robotiche e meccaniche nelle azioni che compiono, con la mente praticamente annerita e quasi inerte, nel caso di azioni positive e profondamente benefiche, illuminanti e spirituali, che utilizzano vari metodi iniziatici, godranno di una meravigliosa libertà e apertura dell'orizzonte individuale. Allora le persone iniziano a rendersi veramente conto dell'importanza fondamentale del libero arbitrio di cui dispongono. È proprio in questo che risiede la lotta dei gruppi occulti malvagi: sopprimere con tutti i mezzi possibili il libero arbitrio dell'uomo, la sua capacità di scegliere da solo, la sua capacità di conoscersi in profondità e di trovare la verità esistenziale. Se avrete la curiosità di analizzare almeno in parte l'attuale sistema sociale di informazione, di direzione e di amministrazione nel mondo, potrete constatare che tutto in queste direzioni esiste allo scopo di reprimere e chiudere, di limitare l'individuo e non allo scopo del suo sviluppo, della sua apertura e della sua libera conoscenza, come perversamente sostenuto da vari falsi slogan. Non è mia intenzione approfondire questo importante argomento, da cui in fondo dipende il futuro stesso dell'umanità, ma in seguito vi fornirò maggiori dettagli che vi permetteranno di comprendere più a fondo il complesso sistema di dominazione del mondo. Per ora vi basti sapere che il microbo che provoca l'insorgere della malattia fatale nella vita umana è l'ignoranza mantenuta in modo sovversivo da alcuni gruppi occulti e la mancanza di volontà individuale di superare questa malattia. Ma ora torniamo a quanto vi dicevo a proposito dell'incontro con padre Arsenie Boca. Molto concentrato sul suo racconto, Cesare si spostò sulla sedia e continuò immediatamente. Ho fatto una parentesi sul fatto che la gente aveva già iniziato a diffondere voci assurde. La verità era molto più semplice. Non vi parlerò della conversazione che ebbi con mio padre in quell'occasione. Durò più di 3 ore. Il colonnello, avendo appreso alcune cose sulla sua futura esistenza, abbandonò gradualmente la maschera di rigidità e inflessibilità che aveva acquisito nel tempo a causa della sua deformità professionale. Vi dirò però che Arsenie Boca apparteneva a quella categoria di saggi che, pur avendo un corpo fisico sulla terra, hanno la coscienza già stabilita in cielo. Quell'uomo mi ha davvero lasciato un'impressione molto profonda e potente. Tutti i poteri e le forze che avevo o che avevo visto in altri non valevano una noce di fronte a quella grandezza pura, divina, scintillante che emanava dall'essere del Padre. La sua santità e il suo potere di penetrare nella mente e nell'anima dell'uomo erano straordinari. E non solo erano istantanei quando si era in presenza di queste indicazioni, ma avevano lo scopo di reprimere e chiudere, di limitare l'individuo, e non di farlo sviluppare, aprire e conoscere liberamente,
come perversamente affermato da vari falsi slogan. Non è mia intenzione ora approfondire questo importante argomento, da cui in fondo dipende il futuro stesso dell'umanità, ma in seguito vi fornirò maggiori dettagli che vi permetteranno di comprendere più a fondo il complesso sistema di dominazione del mondo. Per ora è sufficiente dire il microbo che fa sì che la malattia fatale prenda piede nella vita umana è l'ignoranza mantenuta in modo sovversivo da alcuni gruppi occulti, nonché la mancanza di volontà individuale di superare questa malattia. Ma ora torno a quanto vi dicevo a proposito del mio incontro con padre Arsenie Boca. Molto concentrato sul suo racconto, Cesare si spostò sulla sedia e continuò immediatamente. Ho fatto una parentesi sul fatto che la gente aveva già iniziato a diffondere voci assurde. La verità era molto più semplice. Non vi parlerò della conversazione che ebbi con mio padre in quell'occasione. Durò più di 3 ore. Il colonnello, avendo appreso alcune cose sulla sua futura esistenza, abbandonò gradualmente la maschera di rigidità e inflessibilità che aveva acquisito nel tempo a seguito della sua deformazione professionale. Vi dirò però che Arsenie Boca apparteneva a quella categoria di saggi che, pur avendo un corpo fisico sulla terra, hanno la coscienza già stabilita in cielo. Quell'uomo mi ha davvero lasciato un'impressione molto profonda e potente. Tutti i poteri e le forze che avevo, o che avevo visto in altri, non valevano una noce di fronte a quella grandezza pura, divina, scintillante, che emanava dall'essere del Padre. La sua santità e il suo potere di penetrare nella mente e nell'anima dell'uomo erano straordinari, e non solo si verificavano istantaneamente quando si era in sua presenza, ma addirittura suscitavano nel proprio essere una sorta di gioia e di desiderio che provocava l'impulso a dedicarsi completamente e deliberatamente alla conoscenza di quell'uomo. Era un sentimento ineffabile, direttamente collegato alla sorgente spirituale più profonda del nostro essere, che è eterna, pura e indistruttibile. Metaforicamente parlando, se si associa il percorso verso quella misteriosa fonte all'interno del nostro essere allo scavo di un pozzo, allora si può sapere che l'acqua fredda, limpida e meravigliosa che si raggiungerà è proprio l'acqua della vita che si berrà nell'eternità. L'Arsenie Boca ha avuto la sorprendente influenza sottile di farvi intuire spontaneamente la presenza di quell'acqua nelle profondità del vostro essere, molto prima di raggiungerla. Nasce allora in voi, rapida ed edificante, un sentimento travolgente di amore e devozione. E questa era la verifica più sicura dell'autenticità del livello spirituale e della grazia divina che il monaco aveva raggiunto. Poiché io stesso avevo la capacità di sentire e conoscere entro limiti abbastanza ampi le persone con cui avevo a che fare, mi fu abbastanza semplice rendermi conto delle finissime sfumature delle straordinarie radiazioni psichiche che Arsenie manifestava. La sua conoscenza di lui era istantanea e così profonda che spesso provocava nella persona che aveva di fronte esperienze veramente catartiche, ma anche queste emozioni nascevano a seconda delle possibilità e delle aspirazioni di ciascuno. La sensazione che ho provato lì, dopo essere entrato nella sua cappella, è stata quella di un sentimento di abissale profondità di conoscenza che non era dissociato dal puro amore. Non voglio però addentrarmi nel regno astratto delle osservazioni metafisiche. Non credo che vi sarebbero molto utili in questa fase, né so se potreste comprenderle appieno. Il loro momento arriva di solito dopo che sono già stati fatti alcuni passi importanti in quella direzione. Ma la maggior parte delle persone è talmente fissata nella routine quotidiana e nella partecipazione alle attività mondane che idee del genere, come il rapporto tra conoscenza e amore, arrivano a sembrare aberranti e folli. Nel migliore dei casi, potreste ricevere da chi vi circonda commenti e osservazioni, fatte da una posizione cosiddetta superiore, per farvi capire che vi state sbagliando. Queste persone stanno praticamente morendo di sete, per rifarsi all'esempio precedente, ma non se ne rendono conto. Padre Arsenie era l'espressione vivente e ineffabile di chi è veramente arrivato a vivere nella felicità più pura.
A seconda del grado di comprensione e di ricettività individuale, chi lo circondava poteva a sua volta sperimentare qualche barlume di questa felicità totale, proprio come un diapason vibra da solo quando è vicino al pianoforte che suona la nota caratteristica del diapason. La sottile influenza benefica, la pazienza e la compassione possono trasformare anche le anime più oscure. Per quanto riguarda il colonnello Obadea, egli risuonò quasi fin dall'inizio con la sottile influenza del padre. Con immancabile gentilezza, Arsenie Boca lo consigliava su come evitare i tempi difficili che sarebbero arrivati. Per quanto mi riguarda, dopo essere entrato nella piccola stanza, ho notato che dopo molto tempo il padre non mi ha nemmeno guardato, come se non esistessi. Dopo circa un'ora e mezza, durante la quale il colonnello ascoltò stupito le parole del santo, si rivolse a me e disse che nel mio caso non era necessario dirmi nulla di particolare, perché avevo già trovato la via della luce e sarei stato aiutato a seguirla senza esitazioni. Mi indicò poi con precisione i modi in cui Obadea e io dovevamo collaborare per riuscire nelle azioni future che sarebbero state molto importanti, rivelando alcune prove che sarebbero state rivelate al mondo intero e che sarebbero state scoperte quasi 20 anni dopo. Sebbene in quel momento fossi in uno stato di profondo assorbimento interiore, quando il padre fece quella predizione, fui scosso da un forte brivido in tutto il corpo, che fece sorgere nella mia mente intuizioni e correlazioni molto complesse. Chi Cesare si fermò per qualche istante a riflettere. Ero diventato un po' agitato e teso. Significa che anche padre Arsenie ha parlato di me, che mi incontrerai, che mi racconterai tutto questo e che proporrai di pubblicare un libro su questi eventi? Chiesi a Cesare. Sorrise leggermente, ma continuò a mantenere un atteggiamento concentrato. Ha indicato che troveremo i modi adatti per seminare prima i semi e poi per far crescere e sviluppare i fiori della trasformazione spirituale di questo popolo. Sì, ha indicato che verranno pubblicate informazioni che svolgeranno un ruolo importante in questo processo, ma gli aspetti secondari della realizzazione di questo, tra cui la vostra scelta e altri aspetti, non sono stati presi in considerazione. Elementi? Si tratta della pianificazione che ho fatto io stesso e del modo in cui ho pensato a questa azione. Ha detto qualcosa sulla grande scoperta da fare e dove ho insistito. No, non ha detto nulla del genere. Ha detto che si svolgerà sicuramente nel nostro paese e che avrà un impatto così grande che non abbiamo bisogno di conoscere altri dettagli. Ma ha ripetuto più volte che sarà una lotta feroce. Non so cosa volesse dire. Anticipando un po', dirò che la previsione di padre Arsenie Boca si è avverata con grande precisione. Come si vedrà in seguito, la sorprendente scoperta è stata fatta nel 2003, 17 anni dopo il memorabile incontro nel monastero di Cernica. Essa ha effettivamente scosso l'impalcatura politica, scientifica e religiosa della più grande potenza di oggi, gli Stati Uniti d'America. Ha stabilito immediatamente la più terribile segretezza del mondo e ha comportato una terribile lotta diplomatica e una straordinaria pressione politica, perché la Romania voleva presentare questa scoperta al mondo intero. Per la sua stessa specificità, la scoperta minaccia la stessa influenza politico-ideologica del Vaticano e manda irrimediabilmente in frantumi sia la concezione antropologica della scienza moderna, sia le idee sulla storia del nostro pianeta e dell'umanità. Quando mi raccontò della sua conversazione con Arsenie Boca, anche Cesare non conosceva la natura della scoperta che sarebbe stata fatta, né dove e quando sarebbe avvenuta, dato che la nostra conversazione ebbe luogo all'inizio del 2002. Ma il modo in cui gli eventi sono precipitati, le incredibili connessioni e le fonti che hanno contribuito alla scoperta mi permettono ora, quando conosco tutti gli elementi coinvolti, di avere una visione affascinante e completa dell'intera catena di eventi, sorprendentemente complessa, che ha portato alla scoperta epocale. Appare quindi come un punto focale, come una prima stazione molto importante sul cammino della trasformazione della coscienza umana. E trovo ancora più notevole e suggestivo che sia avvenuta in Romania.
Come si vedrà, la scoperta è in realtà un'anticamera di altre realtà ancora più inquietanti, che César, insieme a un'equipe di specialisti composta da rappresentanti degli Stati Uniti e della Romania, ha indagato nel corso di una grande spedizione durata un anno, dall'ottobre 2003 e al luglio 2005. Essendo stato sul luogo della scoperta, conosco la natura e i luoghi di questa spedizione che è stata effettuata. So che tra poco sarò contattato da Cesare e scoprirò tutti i dettagli necessari, ma la questione della pubblicazione di queste informazioni rimane molto controversa. Inizialmente, lo Stato rumeno voleva annunciare questa scoperta al mondo e metterla a disposizione dei ricercatori. Non era più considerata una questione di interesse nazionale, ma di interesse globale. La lotta dietro le quinte per impedire questa rivelazione di eccezionale importanza per l'umanità è stata alimentata da un importante intervento degli Stati Uniti. Le deliberazioni diplomatiche, le argomentazioni a favore e contro, e promesse e le minacce sono durate circa 2 mesi, agosto-settembre 2003. In base a un accordo top secret firmato tra i due paesi, la Romania si è impegnata a non rivelare al mondo la scoperta sul suo territorio. Probabilmente, tra l'altro, anche l'adesione alla NATO frettolosamente disposta nella primavera del 2004 faceva parte del pacchetto segreto di compensazioni per questa decisione. In questo contesto, la collocazione di basi militari americane sul territorio rumeno potrebbe diventare una certezza nei prossimi anni, costituendo un forte scudo per l'ubicazione sui Monti Bucegi. Le questioni sono molto complicate e segrete. Non so ancora quali siano i vantaggi per il nostro paese in relazioni bilaterali con gli Stati Uniti, ma sono già iniziati a emergere alcuni chiari segnali di strana buona volontà al più alto livello diplomatico. Tuttavia, le mosse dietro le quinte degli Stati Uniti devono essere condotte con grande cautela per non attirare troppo rapidamente perplessità e domande scomode da parte degli altri stati e potenze del mondo, che potrebbero notare ma non capire l'interesse dell'America per la Romania. Il segreto della scoperta è praticamente assoluto. Non ho mai visto nulla di simile. Il compito di metterlo in sicurezza è stato in gran parte assunto dagli americani. Descriverò questi aspetti a tempo debito, ma posso dire in anticipo che non esiste un solo documento, scritto, filmato o fotografato, che abbia lasciato l'area del ritrovamento. È stato costruito un enorme hangar sotterraneo per lo stoccaggio e la gestione delle attrezzature tecniche e delle prove. È come una fabbrica completamente attrezzata, e l'idea di costruirla si è rivelata molto ispirata. Tuttavia, per quanto ne so, la Romania non si è impegnata definitivamente a mantenere segreta la grande scoperta, ma i termini contrattuali non mi sono ancora noti. Al momento, i metodi utilizzati per annientare qualsiasi tentativo di sapere qualcosa su questa scoperta sono la disinformazione e la mancanza di prove materiali. Il compito non è facile, ma per quanto ne so finora è stato portato a termine con successo, a mio parere. Ma questo stato di cose non può continuare ancora a lungo. Tuttavia, analizzeremo questi aspetti dopo che avrò presentato tutti gli elementi che hanno gradualmente portato a questa eccezionale scoperta in territorio rumeno. L'idea era di non fare passi falsi proprio in quel momento, quando il dittatore cominciava a sentirsi con le spalle al muro, ha proseguito Cesare. Padre Arsenie spiegò poi che Ceausescu gli aveva fatto visita 2 volte, in gran segreto e con tutte le precauzioni del caso. L'ultima volta era stato lì qualche mese prima. Voleva sapere come si stava evolvendo il suo potere nello Stato, dato che c'erano già stati preoccupanti segnali di instabilità nel sistema politico, economico e sociale, sia nel paese che in altri territori del blocco comunista. Il monaco gli disse allora che se avesse continuato a governare il paese con gli stessi metodi disumani di prima, avrebbe perso improvvisamente e violentemente la vita. Quando Ceausescu lo seppe, andò su tutte le furie e fu colto da un attacco di isteria. Ma questo non spaventò Arsenie Boca. Minacciò il sacerdote e se ne andò terribilmente sconvolto e arrabbiato. Ci ha rivelato che sapeva che la sua morte era voluta e che le azioni spregevoli a tal fine sono iniziate subito dopo l'incontro con il dittatore. Ci ha anche confessato
che non sarebbe durato a lungo e che sarebbe andato nel regno del Padre Celeste, ma che avrebbe lasciato questo mondo a causa di un complotto malvagio per avvelenarlo. Tuttavia, questo non glielo impedirà, perché a quel punto la sua missione spirituale sulla terra sarà già terminata. Poi tirò fuori da un baule un libro spesso e molto consumato, scritto in greco antico, che proveniva dai santi cristiani del monte Athos. In esso, ci disse padre Arsenie, è descritta l'idra dall'alito velenoso, che cercherà con ogni mezzo di ostacolare la luce e la volontà divine. Dovete affrontare questa minaccia con saggezza, e la saggezza sarà data a voi e a molti altri per abbattere il male. Vedrete e capirete la sporcizia intorno a voi, al lavoro, nei negozi, nelle istituzioni dello Stato, nella sua leadership e soprattutto nella politica. Purtroppo si insinuerà anche nel seno della Chiesa, contaminando alcune anime. Le persone quasi perdere la speranza. Solo coloro che manterranno la loro vera fede saranno salvati, e grande sarà allora la gloria di Dio su di loro. Padre Arsenie ha poi approfondito l'argomento e ha detto che questa opera diabolica non è qualcosa che è apparsa nei nostri tempi, ma è in corso fin dall'antichità, centinaia e persino migliaia di anni fa, preparando lentamente il terreno per la battaglia finale che sta per arrivare. Il piano del lavoro del diavolo è meticoloso e attraverso il potere del denaro e del vizio, di cui la menzogna, l'inganno, l'intrigo e l'omicidio sono i più importanti. Coloro che lo perpetrano sono arrivati abbastanza vicini al loro obiettivo principale, che è il controllo e il dominio del mondo intero. Qui però il padre ha fatto un'affermazione inaspettata che ha avuto il dono di scioccarci un po'. Ha detto che, paradossalmente e in breve tempo, l'attenzione del mondo si concentrerà sul nostro paese, a causa degli straordinari cambiamenti che avverranno e dei segni specifici che supereranno di gran lunga le limitate conoscenze materialistiche. Arsenie Boca ha anche sottolineato che tutto questo avverrà secondo la volontà di Dio, perché tutto è ciclico e deve tornare da dove è iniziato. Ascoltai Cesare completamente ammutolito, perché il suo racconto era contrario alla logica e avrebbe fatto sì che qualsiasi uomo comune lo accogliesse con circospezione. Quanto a me, sebbene avessi grande fiducia in Cesare e nella sua probità, tuttavia le sue affermazioni facevano fatica a farsi strada nella mia mente. In primo luogo, non avevo alcuna base di riferimento per comprenderle e accettarle, e in secondo luogo, la mia fede non era ancora molto forte, tanto che all'inizio sentivo l'impulso di considerare le previsioni di padre Arsenie come errate e fantasiose. Tuttavia, da qualche parte nel profondo del mio cuore, brillava una luce che mi dava speranza e un brivido interiore edificante per i tempi a venire. Per puro caso, dopo aver appreso da Cesare, ho avuto l'opportunità di leggere diversi opuscoli che trattavano lo stesso argomento, ma scritti da autori diversi. Ho dovuto constatare con una certa tristezza in alcune discussioni tangenziali su questo argomento, con varie personalità o persone della vita alta di Bucarest o dell'elite intellettuale rumena, che il loro atteggiamento era per lo più ironico o, nel migliore dei casi, indifferente. Ovviamente non possiamo aspettarci che queste previsioni risveglino immediatamente dal loro torpore coloro che sono schiavi delle condizioni esterne di lusso, comodità, ricchezza, influenza e potere. C'è però la possibilità che almeno alcuni di loro si pongano alcune domande sulla vita che conducono e sulla natura delle loro azioni nel mondo. In altre parole, c'è ancora la possibilità che diventino più maturi e più responsabili, perché è noto che la trasformazione delle condizioni di esistenza di una nazione passa innanzitutto attraverso la trasformazione della coscienza individuale dei suoi membri. Questo si realizza soprattutto vedendo e percependo la vita da posizioni più elevate, determinate da principi e ideali ben diversi da quelli impuri, bassi e grossolani. Le vie più importanti per realizzare una rapida trasformazione dello stato di coscienza, anche a livello nazionale e globale, sono l'amore e l'altruismo nella loro forma pura e non mascherata,
per coloro che sono sensibili, puri di cuore e generosi nelle intenzioni, questa semplice osservazione può essere un argomento di buon senso che implicitamente sostiene e conferma la fede che portano nel cuore. Ma per gli orgogliosi, i materialisti e gli egocentrici, un'idea del genere può essere, nel migliore dei casi, una presa in giro, se non addirittura un segno di non adattamento alla realtà attuale da parte di chi la propugna. In secondo luogo, le questioni di culto, le religioni, la Chiesa e, in generale, le questioni spirituali sono viste dalla stragrande maggioranza di loro come una sorta di riempitivo, una sorta di fattore necessario per equilibrare la società. Mentre stavo ancora rimuginando su questi temi, Cesare ricominciò a parlare. Padre Arsenie ha delineato in modo sintetico i principali problemi che si presenteranno nel prossimo futuro della Romania, ma ci ha consigliato di non abbandonare la strada che abbiamo intrapreso, indipendentemente dalle difficoltà che incontreremo. Ciò che mi colpì in quel momento fu che parlava sempre al plurale di ciò che Obadea e io dovevamo fare insieme, dandolo per scontato. Il futuro avrebbe ampiamente confermato che aveva assolutamente ragione. Alla fine della riunione terminò bruscamente, lanciando un'occhiata al colonnello. «Sono felice che tu abbia avuto fede nel tuo cuore e abbia seguito la chiamata del mio sogno. Vai ora con Dio e la sua gloria sia con te». Dopo che me ne andai, il colonnello Obadea mi spiegò che una settimana fa aveva fatto un sogno molto strano, in cui padre Arsenico gli era apparso circondato da una luce abbagliante e lo aveva fermamente chiamato insieme a me al monastero di Cernica. Da quel momento sentii nel mio cuore un impulso e una fede speciali, oltre a uno stato di delicata felicità che non è mai scomparso. Ciò che seguì nell'addestramento segreto alla base di B servì solo a prepararmi al meglio per gli eventi che si sarebbero verificati nella mia vita nei 15 anni successivi. Cesare interruppe poi il suo racconto perché aveva ricevuto una telefonata importante, essendo stato convocato d'urgenza in un certo luogo. Mi sono separato da lui con la sensazione di essere entrato in un regno inesplorato, pieno di movimento e molto importante nel contesto degli eventi futuri. Stavo assimilando un po' al volo la ricchezza di informazioni con cui mi confrontavo e, nella misura in cui il mio livello di comprensione lo permetteva, formulavo diverse conclusioni. Se qualcosa non mi era chiaro, lo scrivevo e lo ridiscutevo alla riunione successiva. Erano passati diversi mesi dall'ultima riunione, durante i quali avevo elaborato le mie idee principali e avevo anche iniziato a mettere a punto un progetto per una relazione su quegli eventi. Avevo letto diversi libri di argomento esoterico e spirituale, cercando di mantenere una posizione equilibrata nell'apprezzamento delle varie idee che venivano presentate, e così stavo gradualmente e accuratamente strutturando la mia base di dati e aspetti iniziatici, che per il loro mistero e la loro novità costituivano una miniera di inestimabile ricchezza per tutti coloro che erano interessati a scoprirli. Nel giugno 2003 io l'ho incontrato Cesare altre 2 volte. Il contenuto di quelle conversazioni è di gran lunga la prova più toccante della necessità di scrivere questo libro. In effetti, ritengo che quelli siano stati i cicli di conversazioni più emozionanti, in cui Cesare mi ha rivelato verità sorprendenti sui modi occulti di dominare il mondo. Allo stesso tempo, ho potuto comprendere in modo molto più profondo le sottili sfumature del bene e del male nel mondo, che fino ad allora avevo quasi completamente ignorato. Tutte le implicazioni fattuali, morali e psicologiche che presenterò di seguito sono state raccontate con pazienza e perseveranza da Cesare, anche quando chiedevo ulteriori chiarimenti, perché considerava questi aspetti come il simbolo stesso e la quintessenza del messaggio che desiderava far conoscere a tutti gli uomini. Da parte mia, ritenevo che nell'attuale congiuntura nazionale e mondiale, la descrizione dettagliata di alcuni piani e azioni della temuta organizzazione occulta è quasi un dovere morale e uno stimolo naturale all'azione. A mio avviso, le persone devono conoscere e essere avvertite dell'immenso pericolo rappresentato dall'organizzazione,
un pericolo che si sta diffondendo come una piaga in tutto il mondo. Deve conoscere i metodi specifici di azione dell'organizzazione, come si manifestano nella vita quotidiana e come contrastare sul nascere queste macchinazioni, intrighi e trucchi che soffocano quasi ogni tendenza alla libertà. Poiché le persone sono strutturate in modo diverso, sentono, pensano e agiscono in modo diverso. È per questo motivo che le informazioni che sto per presentare le renderanno circospette, diffidenti, ironiche o indifferenti, oppure le scuoteranno nel profondo del loro essere e faranno loro comprendere il funzionamento interno del più terribile flagello che abbia mai minacciato l'umanità, ovvero l'organizzazione occulta che è, di fatto, la massoneria. Come una pesante malattia, essa rode il corpo dell'umanità, minacciando di sopraffarla completamente. La massoneria mondiale utilizza come punta di diamante il metodo della corrente di opinione, che dirige in qualsiasi direzione desideri quando i suoi interessi sono minacciati. Lo stesso l'arma può e anche deve essere rivolta e usata contro l'aggressore stesso, quando c'è una corretta e profonda comprensione di realtà che solo in superficie si ammantano di un bel mantello. La libertà di pensiero e di azione diventa una vera fonte di felicità per le persone. In realtà, la libertà di pensiero e di azione rappresenta l'aspetto più terribile e minaccioso per la massoneria, perché questa libertà permette alle persone di diventare lucide sia sulla propria condizione esistenziale, sia sul modo o sul sistema in cui è strutturata la società contemporanea. La libertà di pensiero e di azione porterebbe inevitabilmente allo smascheramento e al crollo dell'enorme impalcatura malefica di piani, trame e idee che la massoneria ha faticosamente costruito per generazioni. Questo necessario risveglio dell'umanità alla realtà in cui si trova è correlato alla grande trasformazione e transizione dell'intero pianeta verso una nuova era di verità e conoscenza spirituale. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.